amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e finalmente è arrivato il momento. Anche qui finalmente posso mostrarvi il progetto, direi tanto bramato da tutti, che a prima vista, non appena si vede sul web perché è un progetto molto popolare, si pensa, e come si fa? Non ce la farò mai, sarà un progetto difficilissimo, troppo elaborato, non è alla mia portata. Ma fermatevi tutti, state tranquilli, è arrivato il momento in cui anche voi, anche le meno esperte, realizzeranno finalmente la Marshmallow Bag. Che dire, è un gioiellino, già vi ho mostrato questo progetto sui vari social, addirittura sulla mia pagina Facebook abbiamo fatto una diretta dedicata, in quanto questo kit presenta una novità di gomitoli.com, ovvero questo manico che viene realizzato direttamente dall'azienda, quindi noi non dobbiamo preoccuparci di andare a realizzare il solito manico della Marshmallow Bag, perché compreso nel kit a casa arriverà anche il manico già bello pronto è fatto. Solitamente, oserei dire anche sempre, vediamo questo modello di borsa su Pinterest, su Instagram, insomma un po' dappertutto perché è un modello popolare, ripeto, realizzato in fettuccia, no? E io posso dirvi una cosa, ho trovato il sostituto perfetto della fettuccia. Sapete quante volte ho utilizzato In Da Big? Ho fatto molti modelli, uno dopo l'altro, e quindi conoscendo bene questo cordoncino da 6 mm e avendolo messo alla prova tantissime volte con tanti punti abbastanza basic, semplici ma particolari nello stesso tempo, ho detto ora utilizzo In Da Big per la realizzazione della Marshmallow Bag, e devo dire che comunque il modello parla da solo. Ve lo faccio vedere sulla parte retro perché è ben visibile il punto puff a zig zag. Comunque posso dirvi In Da Big sostituto perfetto della classica fettuccia in licra. In Da Big vi ricordo essere un 100% polipropilene, made in Italy, prodotto e rivenduto in Italia stesso dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze, ma il kit lo trovate in esclusiva sullo shop gomitoli.com. Cosa contiene il kit in sostanza? Quello che ho utilizzato io, ovvero 2 rocche da mezzo chilo di In Da Big. Io ho utilizzato queste bellissime tonalità, un rosa antico e un beige, colori brillantissimi, tra l'altro sono 2 colori nuovi che sono stati aggiunti di recente. E qui voglio aprire e chiudere una parentesi perché stiamo parlando di tonalità di colore. Potrete scegliere non solo queste 2 tonalità che sullo shop gomitoli.com vengono denominate come l'originale, trovate un'altra combo colore con il nome di grigio, una terza combo colore mare, una quarta combo colore bosco e una quinta combo colore estate, colori che io amo tantissimo. Tra l'altro li vedete anche alle mie spalle, sono proprio quelle 2 colorazioni messe insieme, soltanto che quelle sono 2 rocche di Inda, non c'entra niente con In Da Big. Dopodiché il kit comprende una chiusura a cartella tipica del modello, 3 moschettoni a ventaglio, 2 servono per agganciare il manico e un moschettone serve per agganciare la nappina. Trovate il video su come realizzare la nappina sempre qui sul canale nella categoria shorts. Lo so, quel video magari potrebbe risultare un po' veloce per le principianti, ma non è colpa mia, il discorso è che uno shorts dura in generale 60 secondi. Però potete trovare il tutorial per esteso della nappina sul mio profilo TikTok. Infine nel kit trovate questo bellissimo manico da 20 cm realizzato sempre con In Da Big e con le stesse colorazioni. Questo significa che se scegliete la tonalità mare o la tonalità estate, il manico vi arriverà delle stesse tonalità scelte per il corpo della borsa. Penso che tutto sia chiaro. In sostanza ho scelto io le dimensioni del manico perché erano appropriate per questo progetto, e quando stavo per terminare la borsa sono stata proprio io a chiedere all'azienda se si potesse fare un manico del genere, già pronto e fatto. Infatti avevo terminato la borsa già da un po' di tempo, non aspettavo altro che mi arrivasse il manico per dare al
via praticamente al tutorial e a tutto quello che è successo dopo. Bene, io non mi dilungherei più oltre perché penso di avervi detto tutto. Se dimentico qualcosa, avete qualche dubbio, volete qualche informazione, scrivete sempre un commento sotto a questo video, così vi risponderò. Vi ricordo che il kit con tutti i materiali che vi ho mostrato e vi ho elencato lo trovate sullo shop gomitoli.com, il link ve lo lascio sempre giù, così cliccate e verrete riportate direttamente al kit. A questo punto vi riporto al tutorial, grazie per l'attenzione e per l'ascolto, iscrivetevi al canale come sempre, ve lo ricordo, attivate la campanellina per non perdervi il tutorial della prossima settimana e seguitemi anche sui social per altri contenuti. A questo punto, sigla! Inizio con questa bellissima variante che è sul rosa antico e faccio un cappio, uncinetto di lavorazione, in questo caso numero 8, avvio esattamente 14 catenelle e le lavoro in maniera molto morbida, fatelo anche voi. Se tendenzialmente lavorate in maniera stretta, allora passate pure all'uncinetto numero 9. 5 6 7 8 9 12 13 14ª ed ultima. Oppure, come ho fatto io, portate direttamente il cordoncino sull'uncinetto, in questo modo automaticamente la vostra catenella non sarà strettissima. Questo è il risultato. Andiamo avanti per la primissima riga. A partire dalla seconda catenella andiamo a lavorare un punto basso nella maglia che c'è dietro, come faccio sempre. Entro e faccio il primo punto basso. Entro nella seconda catenella e faccio il primo punto basso. Attenzione a questi passaggi perché sono fondamentali. Fatti 2 punti bassi consecutivi, vado a fare una catenella, salto il punto successivo e vado nel secondo punto. Entro e faccio un punto basso. Quindi catenella, salto un punto, vado nel successivo, un punto basso, catenella, salto un punto e vado nel successivo, catenella, salto un punto e vado nel successivo. Dobbiamo ritrovarci a fine riga con le ultime 3 catenelle. La prima delle 3 la sostituisco con la catenella, quindi salto e termino come ho iniziato, con i 2 punti bassi consecutivi. 1 e 2. Ora facciamo 2 catenelle e iniziamo la primissima riga, appunto puff, appunto zig zag, insomma sono dei punti alti chiusi insieme. Dunque attenzione a questo passaggio. Come primissima cosa saltiamo i primi 2 punti bassi e andiamo a fare un punto basso nella catenella di separazione. Bene, dobbiamo andare a lavorare dei punti alti chiusi insieme esattamente in questa catenella, in quella iniziale, la primissima. Questa qui, ve la sto segnalando così non avrete problemi. Quindi prendiamo il filo, il cordoncino in questo caso, entriamo nel punto che vi ho segnalato prima e sbuchiamo fuori dall'altra parte, no? Quindi riprendiamo il cordoncino, lo facciamo passare attraverso. Tiriamo, 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 insomma, allunghiamo le asole. Primo punto alto non chiuso. Dobbiamo ripetere questa operazione per altre 2 volte. Riprendo il mio cordoncino, lo poso sull'uncinetto, no? Quindi rientro nello stesso punto, qui sono dietro, riprendo il cordoncino e tiro fuori. Quindi secondo punto alto non chiuso. Ripeto per l'ultima volta.
E voilà, questo sarà il risultato. Abbiamo 2, 4, 6, 7 asole sull'uncinetto. Riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Una volta fatto il primo punto puff, andiamo a fare una catenella. E poi praticamente dobbiamo continuare in questo modo per tutti i punti che abbiamo al di sotto, ripetendo la stessa operazione. Se qui siamo entrati ovviamente nel primo punto basso al di sotto nella catenella, nei punti successivi entreremo in ciascun spazio di una catenella. Lavoreremo proprio lì questi punti puff. Vediamolo insieme subito. Intanto salto il punto che ho al di sotto e vado direttamente nella catenella di separazione, nella successiva, e faccio un punto basso, proprio come all'inizio. Poi il punto puff lo andiamo a lavorare esattamente nello spazio della catenella, esattamente qui, guardate, non potete sbagliarvi, accanto al punto puff precedente. Qui avevamo lavorato prima la catenella di separazione, quindi c'è lo spazio, entriamo sempre qui. Riprendiamo il filo, entro, quindi 1, come notate sto lavorando in maniera molto morbida per non compromettere poi il risultato finale della nostra borsa. 2 e di nuovo 3, 2, 4, 6, 7 asole sempre, riprendo il mio cordoncino e chiudo tutto. Catenella. E questo qui è il risultato. Se qualche maglia si attorciglia su se stessa, basta aggiustarla. Ecco qui, questo è il lavoro che dobbiamo ottenere. E secondo me Inda Big da 6 mm è all'altezza per questa lavorazione, per questo modello di borsa, in sostituzione alla fettuccia che ovviamente risulta più pesante, no? Andiamo avanti. Catenella successiva, punto basso. E poi andiamo a lavorare i punti alti chiusi insieme in questa catenella precedente, che si trova praticamente al di sotto del punto puff realizzato. Prendo il filo e faccio il primo punto alto non chiuso. Lo ripeto per altre 2 volte. 2. Ultima volta. 3. Sempre 7 asole. Riprendo il cordoncino, catenella, catenella successiva, un punto basso e continuo esattamente allo stesso modo. 2 e 3. Inda Big è morbido nonostante lo spessore, quindi non avrete problemi a lavorare questo modello di borsa e a lavorare tutti questi punti. Allora, qui abbiamo 1, 2, 3, gli ultimi 3 punti, quindi intanto facciamo il punto basso, ritorniamo nella catenella indietro, 1, 2 e 3, ok. Quindi questo è il quinto punto puff. Catenella. Dobbiamo farne 6. Dobbiamo lavorare l'ultimo nell'ultimo spazio della catenella. Il punto basso lo facciamo questa volta nell'ultimo punto basso. Questi sono i 2 punti bassi consecutivi. Come notate è abbastanza semplice. E poi facciamo l'ultimo punto puff nell'ultimo spazio di una catenella, quindi entriamo 1, 2 e 3, 7 asole, prendo il filo e chiudo tutto. Vi consiglio comunque di portare voi il cordoncino sull'uncinetto,
renderete molto più semplice la lavorazione, anche se ripeto non è affatto difficile con Inda Bighe perché è morbidissimo, lo vedete anche voi, guardate, ecco qui. Quindi questo è il risultato della primissima riga. Adesso direte voi come continuare, anche quello è uno step fondamentale, capire come continuare. Una volta che noi abbiamo fatto la seconda riga a punto puff, il nostro lavoro sarà in discesa perché non dobbiamo fare altro che ripetere questa seconda riga per un tot di righe. Giriamo il nostro lavoro, facciamo 1, 2 catenelle. Prima di fare il punto puff lavoriamo sempre un punto basso e lo andiamo a lavorare esattamente qui, in questa catenella di separazione. Entriamo, prendiamo il cordoncino, facciamo un punto basso. Ora, dove lavoriamo il primo punto puff della seconda riga? Esattamente in questa maglia che ci troviamo su un lato. È semplicissimo. Quindi prendiamo il nostro cordoncino, entriamo proprio qui. 1, 2, 3. Sicuramente abbiamo sempre 7 asole, riprendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. Catenella sempre, mi raccomando, e poi andiamo nello spazio successivo e andiamo a fare un punto basso e continuiamo così. Il punto puff questa volta lo andiamo a fare tra un punto puff e l'altro della riga precedente, esattamente qui. Vedete questo spazio sicuramente sul vostro lavoro, entrate proprio qui. Quindi riprendiamo il filo e continuiamo. 1, 2, tiriamo bene sempre, asole ben distese, e 3. Ok. Riprendo il cordoncino e chiudo tutto. Catenella, punto basso in questo punto, entro, un punto basso, riprendo il filo e vado tra un punto puff e l'altro, quindi 1, 2 e 3. Chiudo, catenella, spazio successivo, un punto basso e poi andiamo sempre qui tra un puff e l'altro della riga precedente, proseguiamo. 1, 2, 3. Dobbiamo sempre avere un totale di 6 punti puff. 1, 2, 3, catenella, facciamo l'ultimo punto basso nell'ultimo punto basso e poi facciamo l'ultimo punto puff. Prendo il filo, andiamo tra un puff e l'altro, 1, 2, 3, prendo il filo e chiudo tutto e chiudiamo. Questo qui è il risultato, anche dall'altra parte è lo stesso, bellissimo. Ora sono sicura che questa rocca da mezzo chilo non basti per fare questo progetto nonostante sia piccolo. Perché il punto puff mangia un bel po' di cordoncino. Se avessi avuto per esempio 2 rocche di questa colorazione l'avrei fatta monocolore. Siccome non le ho e mi devo adattare, ho scelto la seconda colorazione che secondo me si sposa benissimo
benissimo. Cosa faccio adesso? Cambio il colore. Per cambiare il colore cosa faccio? Tutte le asole sull'uncinetto le vado a chiudere con l'altro colore. Anziché prendere questo filo, questo cordoncino, anche se volendolo possiamo pure prendere in questo modo, insomma lo blocchiamo. Per comodità, per le principianti possiamo fare anche un cappio, ok? Possiamo far passare tutto attraverso le asole, così. La seconda colorazione la faccio passare in questo modo, così l'ho bloccata. Questo è un altro piccolo trucchetto. Chiudo il tutto, giro il mio lavoro e posso procedere lavorando le 2 catenelle, un punto basso proprio qui e il punto puff esattamente in questa maglia. Ve lo mostro un'altra volta perché ho effettuato il cambio colore, però sappiate che bisogna ripetere per tutte le righe successive la seconda riga. Quindi prendo il filo, vado indietro e faccio 1, 2 e 3. Sistemo un po' le asole, ok, chiudo, catenella, quindi vado in questo spazio di una catenella e faccio prima un punto basso e poi vado tra un puff e l'altro, magari ve lo faccio notare ancora meglio, lo so, a volte mi dilungo un po', ma lo faccio soprattutto per le principianti. Ecco qui, quindi entro, 1, 2, 3. Dopo questa lavorazione sono ancora più convinta che questi 2 colori si sposano benissimo. Sono fatti l'uno per l'altra. Anche in questo caso l'ultimo punto basso lo facciamo sull'ultimo punto, guardate, ne abbiamo 2, è quello sempre iniziale. Chiudete la riga e fate l'ultimo punto puff. È più semplice davvero di quello che sembra. 2. Questo modello di borsa sembra super complicato quando lo si vede su internet, sul web, si entra un po' nel panico, ma com'è fatta, com'è fatta? Così è fatta, è semplicissimo. E voilà, io sempre più convinta che è una meraviglia. Questi 2 colori favolosi. Almeno vediamo anche un qualcosa di diverso. Vediamo la marshmallow bag sempre monocolore. La vediamo uno col cordoncino da 6 mm fantastico strepitoso, e io con tutti questi tutorial non faccio altro che mostrarvi quanto io ami questo filato. 2 la stiamo realizzando con 2 colori bicolor e
secondo me, proprio a prima vista, adesso la sto guardando anch'io insieme a voi, è perfetta per una cerimonia, per un evento molto importante, perché è super elegante. Pensate non appena andiamo ad inserire tutti gli accessori oro. A questo punto continuiamo in questo modo per un po' di righe, vi scrivo tutto qui in alto sullo schermo e poi procediamo con le varie rifiniture. Bene, terminate le 18 righe, questo poi sarà il risultato spettacolare, lo vedete anche voi con i vostri occhi. Vediamo un po' quanto misura, quanto ho alzato: 38 cm per una larghezza da 15 cm, ma non abbiamo finito perché andremo a rifinire tutto il nostro perimetro. Qui ho terminato l'ultima riga, ho fatto una catenella, nel frattempo ho anche staccato la seconda variante, giro il mio lavoro e vado a lavorare i punti che avevo lavorato all'inizio. Erano 14 con la catenella di ritorno, quindi ne dobbiamo fare 13. Facciamo esattamente in questo modo. Nel primissimo punto andiamo a lavorare 2 punti bassi. E faremo così anche nei punti successivi, però prima ne saltiamo uno e andiamo direttamente nel successivo. Quindi 3, 4, 5, 6. Praticamente andiamo a lavorare 2 punti bassi in ciascun punto puff al di sotto. 7, 8, 9, 10, 11 e 12, e il 13° lo facciamo sempre nell'ultimo punto basso, dove abbiamo sempre chiuso le righe. Dunque proprio qui aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3 per rifinire il nostro perimetro. Quindi rientriamo e facciamo 1 e 2. In ciascuna maglia che abbiamo proprio qui, sono ben visibili, andiamo a lavorare 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Poi andiamo a lavorare un punto basso proprio qui, basta che dilatate un po' la lavorazione, andate a lavorare il punto basso proprio qui, dove prima avevamo fatto le 2 catenelle, se vi ricordate. Quindi entriamo e facciamo un punto basso e poi di nuovo maglia 1, 2, dilatate un po' la lavorazione e proprio qui entrate e lavorate un punto basso. Poi maglia successiva 1, 2 e poi andiamo a lavorare proprio qui nelle catenelle. 1. Un punto basso, abbiamo le ultime 2 righe a punto puff, quindi 2 punti, 1, 2, e poi andiamo a ripescare il punto basso che abbiamo proprio qui. Questo, ve ne accorgete, basta spostare un po' i punti, ci sono le catenelle iniziali, quindi entriamo e qui facciamo 3 punti, quindi secondo angolo, 2 e 3. Il terzo è il primo dei 13, quindi anche qui dobbiamo fare lo stesso lavoro di prima, 13 punti. Adesso andiamo a lavorare in questa catenella 2 punti, più il primo sono 3, quindi 2, 3. Saltiamo questa maglia e andiamo direttamente all'interno della catenella.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nell'ultimo punto facciamo 3 punti bassi per formare il terzo angolo. Ora, proprio come abbiamo fatto prima, andremo a lavorare 2 punti per ciascuna maglia, non questa così lunga che segnala il cambio del colore, ma proprio questa qui, proprio come dall'altra parte. Però intanto, visto che qui non ce l'abbiamo, cosa facciamo? Entriamo in questo punto dove ci sono sempre le catenelle, facciamo 1 e 2. Poi andiamo nelle catenelle successive della riga dopo e facciamo un punto basso, poi maglia successiva 1, 2 e proprio come prima andiamo nelle catenelle qui e continuiamo sempre allo stesso modo. Un punto basso, quindi 1, 2, un punto basso e così via. Non preoccupatevi se ancora è un po' irregolare perché faremo sicuramente un secondo giro. Sono quasi al termine, ultimi 2 punti bassi e poi l'ultimo punto basso lo vado a lavorare proprio qui dove ne avevo fatti 2. Ok, adesso dovremmo chiudere il giro. Possiamo fare benissimo così, visto che questo secondo punto basso è un po' nascosto, andiamo a fare l'asola di chiusura invisibile in questo modo, così non si noterà alcuna maglia antiestetica. Quindi basta fare in questo modo, ci inseriamo in questa asola proprio così, ci ritroviamo nel secondo punto dei 3, quindi qui faremo subito l'aumento, altrimenti il nostro lavoro si imbarca. Quindi facciamo una catenella, un punto basso normale, un altro punto basso e abbiamo 3 punti. Perfetto, 1, 2, 3. Adesso possiamo continuare con il rifinire la zona superiore. Andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto. Primo punto dei 3, anche qui quando arriviamo al secondo facciamo l'aumento. Non solo andiamo a rifinire, ma sicuramente ingrandiremo un po' il nostro pannello rettangolare, il che non mi dispiace, così la borsa non è troppo mini, ma insomma sarà più grandicella. E poi proseguiamo per il lato più lungo, non faremo altro che lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Il lavoro ormai è in discesa, guardate come stiamo rifinendo perfettamente il tutto. Questi 2 giri fungono un po' da cornice se vogliamo, quindi continuiamo, non dimentichiamoci che nei secondi punti degli angoli andiamo a lavorare 3 punti. Ripartiamo e ci vediamo alla fine, così continuiamo e completiamo il nostro progetto. Ultimo punto, possiamo staccare il nostro cordoncino, sfilare e realizzare l'asola alla catenella. Un ago bello grosso, mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, benissimo, poi vado a nascondere il tutto in eccesso così. Che dire, a dir poco spettacolare.
Vi ricordate le misure di prima, no? Era 15 cm la larghezza, adesso siamo a 20 cm, davvero ottimo, non male, per un'altezza da 43 cm. Ottimo, perfetto. Dunque, amiche ed amici, mi sono già portata avanti, ho velocemente inserito la metà chiusura da una parte, dunque il cordoncino è bello spesso, quindi vi suggerisco di spingere le alette verso l'interno prendendo le maglie che vi sono al di sotto di ogni punto puff. Io ho fatto in questo modo, non so quanto si riesca a vedere, però sono riuscita a saldare per bene. Magari vi aiutate anche con una piccola tenaglina oltre che con una pinza ed il gioco è fatto. Invece per l'altra metà ho utilizzato sempre la stessa tecnica, nonostante il cordoncino è bello spesso sono riuscita a far passare il tutto attraverso la fessura. Non vi nascondo che ho messo anche un po' di colla perché non si sa mai, anche questa super resistente. E questo qui poi sarà il risultato. Dopodiché mi sono occupata della realizzazione del primo laterale in maniera davvero super facile e veloce. Se avete seguito lo stesso schema che vi ho mostrato, allora vi ritroverete lo stesso numero di punti, sia da una parte che dall'altra parte, proprio non fa una piega. Vi mostro e vi dico brevemente cosa ho fatto. A partire dal secondo punto dell'angolo, compreso questo segnato col marker, ho 10 punti. Esattamente ho 10 punti anche su questo lato. Da un marcapunti all'altro sulla zona curva ho 5 punti, quindi ho pensato bene di eseguire questa lavorazione ed il gioco è fatto. Tra l'altro grazie a questo cordoncino si riesce ad ottenere una bella profondità che non è male. Dunque cosa ho fatto? Intanto un cappio e poi ho avviato esattamente 12 catenelle. Lavorate sempre in maniera larga perché andremo a lavorare nella maglia dietro della catenella. 3, 4, 5, 6, 11 e 12ª catenella che ci serve per ritornare indietro. A partire dalla seconda vado nella maglia dietro e intanto faccio un punto basso e in questa maglia faccio un secondo punto basso per un totale di 2, perché a questo punto sostituisce il primo punto alto. Poi prendo il filo, vado nella catenella successiva e non farò altro che lavorare punti alti su ciascuna catenella per un totale di 11. 3, 4, 10, perfetto, siamo alla fine, 11° ed ultimo punto alto. Ma non è l'ultimo perché in questo punto andremo a lavorare altri 4 punti alti. Quindi prendo il filo, entro sempre nello stesso punto, 1, 2, 3 e 4, quindi abbiamo 5 punti alti. Poi qui basta stringere il cappio iniziale. Ok, molto bene, ho chiuso il buchetto. Poi vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella che ho al di sotto per un totale di 10 punti. Credo che già abbiate intuito, mi ritrovo 10 punti da una parte, 10 punti dall'altra parte e 5 punti sulla zona curva. Quindi questo significa che andrò a cucire punto per punto, 5 punti, punto per punto. Semplice semplice. Poi se realizzate la bag più grande, allora vi calcolerete seguendo lo stesso metodo, oppure fate dei punti bassi e andate a lavorare righe di andata e di ritorno, come preferite.
penultimo punto alto, ultimissimo punto alto. Attenzione qui perché vado a fare 2 punti alti chiusi insieme per non avere spazietti, buchetti. Quindi quando ho 3 asole chiudo tutto, faccio una catenella e vado a staccare un bel po' di filo. Stacco e questo sarà il risultato del laterale, che misura la bellezza di 15 cm per 5 cm. Poi prendo un ago sempre bello grosso, apro la mia borsa, ovviamente ho il filo da questa parte ma già ho fatto tutti i miei calcolini, vado a cucire. Possiamo anche bloccare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi posso bloccarmi questo punto e questo punto, così vado a cucire in maniera semplice, senza nulla che scappi. Ora, come cucirò? Come cucio di solito, è da tanto che non lo faccio perché comunque adesso cucio con uncinetto e cordoncino. Comunque faccio passare il cordoncino in questo modo, lo sapete, all'inizio e alla fine do una seconda passata, esattamente così, e faccio in modo di avere l'asola ben piatta in questo modo, solo per una questione estetica, senza la torsione del cordoncino. Qui bisogna avere pazienza, però mi va di farlo perché voglio un lavoro davvero pulito. Ecco qui, passo ai punti successivi. Punti successivi. Se si attorciglia lo giro per bene, ecco, e procedo. Ok, sto arrivando al primo marker, come notate tutti i punti coincidono, ultimo punto con l'ultimo, quindi il decimo, ho i 5 punti, quindi 1 e 2. Avete visto? Super facile. Sembra una borsa dalla realizzazione impossibile, però come vedete vi sto dimostrando che alla fine può essere anche un progetto alla portata di tutti. Spero che per le principianti sia così. Quinto ed ultimo punto della zona curva. E poi, amiche ed amici, direi di continuare da sole, anche perché mi sono soffermata molto su questo passaggio. Andiamo a cucire i 10 punti che ci rimangono. E qui, proprio come all'inizio, faccio 2 passate per rinforzare bene. 1 e 2. Rientro un'altra volta, però passo all'interno e vado a nascondere il filo tra i punti, poi blocco, taglio, sigillo perché no anche con l'accendino ed il gioco è fatto. Amiche ed amici, e voilà, il progetto è terminato. Che dire, è un gioiellino, è una chicca, è qualcosa di straordinario. Io sono molto soddisfatta di questo progetto. Poi ho terminato anche un altro progetto, ve lo spoilerò, anche con Inda Big in un'altra colorazione, e io sono davvero super estasiata, non vedo l'ora di farvi vedere anche quel progetto. Comunque ritorniamo a questo progetto. Come avete visto ho cucito i 2 laterali, dopodiché non vi ho mostrato più nulla perché non c'era altro da mostrarvi. Aspettavo mi arrivasse il manico che tra virgolette avevo chiesto all'azienda, e addirittura me l'hanno realizzato con le 2 stesse colorazioni utilizzate per la borsa. È davvero fantastico. È stato realizzato questo intreccio sempre con il cordoncino Inda Big, sono stati applicati i 2 boccioli oro con il moschettone integrato. Insomma, ordinando il kit vi arriverà anche il manico, perché anch'esso è compreso nel kit, oltre al materiale che ho utilizzato io, alla chiusura e ai moschettoni. Sul sito troverete altre combo colori, quindi potrete scegliere in che colorazione realizzarla. Comunque per questo progetto in particolare ho chiesto un manico da 20 cm
cm, compresi i moschettoni, perché comunque credo siano da 5 e da 5 cm, più i moschettoni tondi, insomma acquisiamo dei centimetri in più, di conseguenza, tra virgolette, il nostro manico sembra un po' più lungo, è un po' più lungo effettivamente. Comunque, una volta che vi arrivano i manici, basta agganciarli esattamente ai due moschettoni che ho agganciato proprio qui alle due estremità. Qui non è necessario inserire qualche supporto per rendere resistente il tutto, perché In Da Big è super resistente e non fa davvero una piega. Quindi due moschettoni si fanno scivolare attraverso la lavorazione, poi vi arriverà il manico che potrete direttamente agganciare in maniera facile e veloce, quindi non dobbiamo preoccuparci del manico assolutamente, ma soltanto della realizzazione del corpo della borsa. Poi ho realizzato una nappina che vedrete sempre qui sul canale, non come sotto forma di video ma come sotto forma di shorts. È davvero semplice e veloce a realizzare, e anche qui ho utilizzato le due colorazioni. Che dire, davvero molto contenta. Io spero che vi piaccia tanto questo progetto. All'interno comunque è pratica, comoda e capiente, potete vederlo anche voi. La potete foderare ovviamente prima di andare ad applicare i laterali. Andate a foderare il pannello rettangolare, subito dopo foderate i due laterali e andate a cucire il tutto. Il gioco è davvero fatto. Vi do anche le dimensioni, sembra piccolina ma comunque è comoda e capiente, visto che ho realizzato dei laterali abbastanza profondi, insomma ho conferito profondità. Dunque siamo a 22 cm per un'altezza di 16 cm, una profondità da 6 cm, quindi progetto super comodo davvero. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Io spero che abbiate trovato il progetto, sebbene complicato, ma semplice, perché avete visto, vi ho mostrato tutto passo passo, quindi secondo me, scusatemi se a volte pecco di presunzione, non dovreste avere problemi. Però per qualsiasi informazione o perplessità scrivetemi, lo sapete, io sono abbastanza disponibile con tutti voi. Io sono molto soddisfatta di questo progetto, anche io desideravo tanto farlo ma non ho mai provato per via del materiale, non trovavo il materiale, onestamente farlo in fettuccia e fare un progetto che già esiste, insomma non mi andava. Col tempo ho trovato il sostituto perfetto della fettuccia, ho trovato In Da Big, che è una fettuccia tubolare piatta 100% polipropilene. Avete visto, è venuta su una borsa molto importante, molto elegante, chic direi, per via delle tonalità di colore utilizzate. È piccola ma comunque abbastanza capiente per i miei gusti, per esempio, per gli oggetti che devo mettere all'interno io per uscire, è una cosa mia soggettiva. Appunto per questo ho giocato un po' con la profondità della borsa. Volendo potreste anche agganciare una tracolla inserendo due ponticelli ai due laterali e una catena oro oppure una catena col salvaspalla. In questo modo potrete portare la vostra bag direttamente sulla spalla. Io penso che anche così vada bene per me. La trovo abbastanza comoda, ve la sto mostrando anche indossata per farvi vedere che comunque il manico, anche se da 20 cm, per me va più che bene. Se per voi è un po' troppo stretto, potreste aggiungere altri due moschettoni tondi e acquisire 5 credo 10 cm in più. Sì, siamo sugli 8-10 cm, adesso non mi ricordo il diametro del moschettone. Comunque spero di aver fatto cosa gradita a tutti voi. Se provate a replicare il progetto, mi raccomando, inviatemi le vostre foto, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, sono super curiosa. Anche quest'oggi vi ringrazio per l'attenzione, per avermi ascoltata. Lo so, a volte mi dilungo troppo e in particolar modo ci tenevo insomma a dilungarmi un po' su questo progetto, perché ne è valsa, ne vale comunque davvero la pena. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, non potete perdere il prossimo tutorial, mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nulla. Praticamente seguitemi anche sui miei social. Un'ultimissima cosa che stavo per dimenticare: trovate il kit disponibile con tutto ciò che adesso state vedendo, tranne la nappina perché quella la realizziamo noi, sullo shop gomitoli.com. Grazie ancora, un bacino a tutti!